Oggi prepareremo insieme queste sofficissime, guardate qua che meraviglia, focaccine con patata e foglioline di rosmarino. Sono veramente straordinarie, guardate, di una sufficienza unica. Vediamo insieme che cosa ci serve per prepararle. Ed ecco qua gli ingredienti che ci serviranno per preparare le nostre focaccine morbide con patate e rosmarino. Serviranno 630 g di farina. Vedete la mia è un po' scura perché sto utilizzando una farina di tipo 2, quindi bella integrale. 500 g di patate lesse, un cucchiaino di zucchero, 150 ml di latte, 7 g di lievito di birra secco, oppure potete utilizzare un cubetto di quello fresco, 100 ml di olio extravergine d'oliva, del rosmarino e un po' di sale grosso poi per la finitura delle nostre focaccine. Cominciamo adesso a preparare le nostre focaccine. Allora, per prima cosa lavate ed asciugate per bene il vostro rosmarino. Adesso andremo a togliere, eccole qua, le nostre foglioline di rosmarino. Le mettiamo in una ciotolina e qui andremo a mettere anche l'olio extravergine d'oliva che abbiamo preparato. Eccolo qua, lasceremo in infusione finché prepariamo il nostro impasto, così il rosmarino andrà ad aromatizzare un po' il nostro olio che utilizzeremo per l'impasto per l'appunto. Ecco qua. Verso qua e lo mettiamo da parte. Cominciamo adesso con preparare le patate. Ho pelato le mie patate, adesso le taglio a pezzettini. Adesso dovremo cuocerle, lessarle. Potete lessarle all'interno di una pentola con dell'acqua bollente, oppure io per velocizzare un po' il tutto vado a mettere i miei pezzi di patata all'interno di un contenitore di vetro. Li andrò poi a chiudere con una pellicola adatta a forno microonde, oppure nel mio caso con un coperchio di silicone, con un filino d'acqua. In questa maniera riesco a cuocerle al microonde in 8-10 minuti, potenza massima, senza praticamente acqua, lasciando inalterato il più possibile il sapore della patata. Andiamo avanti con il preparare le nostre patate. Ho pesato 500 g di patate lesse una volta cotte e le ho messe all'interno di un bicchierone del mio robot da cucina. Potete scegliere se utilizzare un robot da cucina per impastare il tutto, oppure potete anche frullare le vostre patate insieme al latte con un frullatore ad immersione e poi andare ad impastare a mano. Nel mio caso faccio così, che faccio un po' prima, ho lasciato raffreddare un po' le patate, aggiungo il latte e con la lama vado a frullarle. Ecco qua, ho ridotto a purea le mie patate. Adesso vado a cambiare, ecco qua, l'attrezzo. Tolgo le lame che ho utilizzato per frullare e vado ad inserire l'attrezzo che serve per impastare. Eccolo qua. Aggiungo il lievito di birra, lo zucchero, un pizzico di sale e vado poi ad aggiungere l'olio che avevamo fatto aromatizzare insieme al rosmarino. Ok, eccoci qua.
Ecco qua il tutto. Adesso faccio ripartire il mio robot da cucina e comincio ad impastare. Aggiungiamo un po' alla volta la farina ed impastiamo per bene il tutto. Il nostro impasto è pronto. Vado a mettere un po' d'olio all'interno di un contenitore. Eccolo qua. Qui dentro andremo ad adagiare il nostro impasto e lo lasceremo, una volta chiuso, ben coperto e lontano dalle correnti d'aria, lo lasceremo riposare per circa 2 ore o fino a quando l'impasto sarà raddoppiato di volume. Ecco qua il mio impasto trasferito nel contenitore. Questo è molto comodo in fase di lievitazione perché vi dà la possibilità, essendo trasparente, di controllare bene a che punto è la vostra lievitazione. Per segnarmi da dove è partito, eccolo qua, io mi metto un pezzettino di scotch, così sarà chiaro che l'impasto dovrà arrivare più o meno qui. Ok? Il nostro impasto è lievitato, come potete vedere è raddoppiato il suo volume. Adesso dobbiamo tirar fuori, eccolo qua, l'impasto dalla scatola. Voilà. Dobbiamo andare a dividere il nostro impasto in 8 panetti. Quindi cominciamo. Più o meno logicamente. Se volete potete anche pesare i pezzi di impasto giusto per preparare delle focaccine tutte delle stesse dimensioni. Eccoli qua. Separate i pezzi. Eccoli qua. E poi cominciate a creare una pallina. Eccola qua. Disponete poi 4 di queste palline su una teglia da forno predisposta con un foglio di carta forno oppure un tappetino di silicone. Andremo a passare un po' la superficie con dell'olio extravergine d'oliva per evitare che si secchino e le lasciamo riposare per 15 minuti. Ecco qua la nostra prima teglia con i panetti pronti. Cospargiamo con un po' d'olio d'oliva. E facciamo riposare per 15 minuti. Sono trascorsi 15 minuti, adesso possiamo dare la forma alle nostre focaccine. Le schiacciamo, eccole qua, diamo una forma rotonda e piantiamo un po' di dita per fare un po' i buchetti all'interno delle nostre focaccine. Ecco qua. Perfetto, adesso andiamo a mettere un po' del rosmarino che avevamo utilizzato per aromatizzare l'olio. Eccolo qua. Perfetto. Un po' di sale grosso ed un filo d'olio d'oliva sopra.
Ok. Magari spargiamo bene nei buchetti d'olio. Ecco qui. Perfetto. Ecco qua le nostre focaccine pronte per essere cotte in forno. Forno statico 200 gradi per 15 minuti. Ed ecco pronte le nostre morbidissime focaccine con la patata guarnite con le foglioline di rosmarino. Sono veramente straordinarie. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un bel like sotto il video ed iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su tantissime nuove ricette. A presto!